finalmente assetto corsa. E in assetto corsa non c'è la Bar 500 assetto corsa, ma c'è la SS. Ho riportato la stessa skin e adesso sono riuscito comunque a farcela stare. Riguardo il circuito, ho scelto comunque Magione. Possiamo scendere in pista. Partiamo così senza assetto, perché l'assetto è sopravvalutato, a noi non ci serve. Partiamo un po' in sordina, così, un po' di slittamento perché fa bene. Io spero che si senta anche in pieno giri perché è molto rumorosa questa macchina. Ho fatto già ovviamente dei giri per provare un po' tutto, nel senso audio e tutto quanto, però ho deciso di non abbassarlo troppo. Ovviamente questo mi ha permesso un po' di imparare la pista, anche se ho ancora difficoltà in frenata, per due semplici motivi. Il primo è che non sono capace di fare punta tacco, e va bene lì, si pretende un po' troppo. E il secondo è perché io di solito nei giochi uso il sequenziale e quindi mi do la libertà di usare la frizione come freno sul Logitech C27. E invece qui in modalità esperto bisogna usare per forza il cambio, il che non mi dispiace perché comunque è una cosa in più. Ecco, qui non ci azzecco mai la frenata, vediamo se stavolta mi va bene. Un po' lenta la curva, però almeno l'ho fatta. Facciamo così giusto un paio di giri, anche perché poi assetto corsa purtroppo non memorizza molti minuti di replay, e quindi siccome voglio mettere poi anche le inquadrature dall'esterno, e allora non devo fare troppi giri perché sennò ho poco replay. Per assurdo è così. Allora ci buttiamo in questa curva in seconda, perché in terza non mi piace, che non ho abbastanza accelerazione e la macchina tende a sottosterzare. Qui tempo di mettere la terza e poi devi buttare la seconda per una curva un po' più incisiva, che potevo anche accelerare prima, però vabbè, si è capito che non sono sta cippa di sta gran ceppa di pilota. Questa in seconda è anche più difficile di quella prima, però se fa, basta farla piano. Qui non credo di averla mai fatta bene questa curva, di conseguenza sempre lenta, così che ci piace. Qui lascio solo l'acceleratore, ma avrei dovuto girare un po' prima, però fa niente. Tanto per quello che sfrutto del rettilineo. E arriviamo fino in quarta, e quando mi chiede la quinta io invece inizio a frenare e metto la terza, giusto o sbagliato che sia. Io faccio così. È sempre difficile capire a quale velocità puoi fare queste due curve, che si fanno praticamente come una curva sola di terza, lasciando un po' poi l'acceleratore per fare la seconda. Qui ho frenato anche troppo, però sono sicuro che di seconda è meglio farla che non di terza. Queste poi me le faccio tutte di acceleratore in seconda, giusto o sbagliato che sia, non sto dicendo che sia giusto. Qua mi sembra che si può accelerare già da prima. Ritardo a cambiare perché non mi piace cambiare in curva. Strano che non mi stia già impappinando con le marce più di tanto e con la frizione, evidentemente mi sto impegnando. Facciamo ultimo giro d'aereo, facciamo corto sto video giusto per mostrare. Come detto non c'era sta gran scelta di piste, non ho trovato una intermedia, quindi questa è un po' corta.
La macchina mi piace come va, è facile da guidare, è anche abbastanza scattante, ma soprattutto mi piace che, a parte che in frenata, in accelerazione, diciamo in percorrenza di curva, si corregge facilmente alzando l'acceleratore. Se sta sottosterzando alzi l'acceleratore e riprendi subito trazione, che è il modo con cui faccio la seconda curva in terza qui praticamente. Lascio l'acceleratore, riprende trazione e se volete anche scoda un po'. Ed è anche il modo in cui faccio queste curve qui praticamente. Sì, facciamola un po' cattiva, così sbagliamo quella uscita in rettilineo che è la cosa più sbagliata da fare, ma a noi non ci interessa. E così andiamo a chiudere questo giro. C'è un po' meno, come dire, scusate, ricompilo la frase. Non so se vi ricordate, se l'avete visto nel video di Netcar Pro, che spensi la macchina schiacciando roba sul cruscotto col mouse, e non credo che ci sia questo tipo di roba in assetto corsa. Se volete proviamo anche, perché secondo me infatti sta roba qui si sarebbe persa con assetto corsa, perché non particolarmente utile al gameplay, solo pignolaggine di realismo. Però vediamo subito. Io vedo un bellissimo tasto di accensione, però prima a sto punto ci finiamo sto giro visto che ce lo siamo fatti, sperando che non vada troppo per le lunghe il video. Poi facciamo una prova veloce perché non voglio che venga troppo nel replay. Ma che velocità le ho fatte stavolta. Seguiamo questa bella linea nera che mi ispira molta fiducia. Ok, chiudiamo sto giro e poi parcheggiamo sul rettilineo beatamente. Magari anche il giro più veloce che abbia mai fatto, chissà, può essere. E ora frenatone, paura. Oh. Boh, vabbè, ABS che funziona un po' così, vediamo. No, vedete, non si può cliccare un ciumbia di niente. Facciamo una cosa brutta, va? Tante cose brutte, tante cose brutte. C'è il cancello di uscita e box. Vediamo se riesco a trovare un'uscita percorrendo tutto al contrario e facendomi squalificare beatamente. Vediamo, di qua. Eccolo qua, abbiamo trovato l'uscita col camion, così si chiude in tema. I camion sono molto più realistici di quelli di Netcar Pro, a quanto pare. La macchina non c'è neanche nelle configurazioni dei tasti un tasto spegni motore o cose del genere, proprio tutto andato via, a favore di un gameplay più semplice, anche di meno tasti da configurare. C'è il bilanciamento dei freni e la guida base, le luci, il clacson. Le luci ovviamente non vedete che le accendo, proviamo a vedere lì. Dove ho messo la retro? È una bella domanda. Eccola qua. Perché al posto della retro del Logitech io ho configurato la settima, sperando che possa essere utile in qualche modo, non credo. Vediamo se si vedono i fari. No, non si vedono i fari sul muro. Non so neanche se sto schiacciando il tasto giusto per accenderli. Di conseguenza, un'altra volta il clacson. Di conseguenza ci salutiamo qui, se no il video va per le lunghe, tutto questo viene nel replay. E boh, spero che vi sia piaciuto, anche se corto e un po' poco originale. Questo è il mio video. Ciao ciao!